Il momento è arrivato. E questa volta non si tratta solo di un match, non si tratta solo di un titolo, non si tratta solo di capire chi è la migliore. No, questa volta siamo davanti a un qualcosa di diverso, davanti a una storia che non è esplosa all'improvviso, ma che è cresciuta lentamente, giorno dopo giorno, sguardo dopo sguardo, fino a diventare inevitabile. Perché quando All Star Grand Kingdom aprirà le sue porte il 26 aprile, Anan e Konami non saliranno su quel ring semplicemente per lottare. Saliranno per mettere un punto. O forse per scrivere l'inizio di qualcosa che nessuno potrà più fermare. Per capire davvero quanto sia importante questo match, però, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo tornare a quando Anan non era ancora quello che è oggi, non era ancora un simbolo, non era ancora una leader riconosciuta, non era ancora il volto di una generazione pronta a prendersi la stardom. Era una promessa, una di quelle che vedi crescere pian piano, senza fretta, senza forzature, una presenza costante, affidabile, ma ancora incompleta. E poi arriva il momento che cambia tutto, il Cinderella Tournament del 2024. Non è solo una vittoria, è una trasformazione. Perché Hanan non si limita a vincere, convince. Match dopo match dimostra qualcosa che prima non era così evidente. Consapevolezza. Sa quando accelerare, sa quando resistere, sa quando rischiare. Non è più solo talento grezzo, è una wrestler che inizia a capire davvero il ring. E quando alza quel trofeo, qualcosa cambia anche negli occhi del pubblico. Non stanno più guardando una ragazza con del potenziale, stanno guardando qualcuno che può davvero arrivare in alto. Ma in Stardom una vittoria non basta mai. E Anan questo lo capisce subito, scontrandosi appunto con questa dura realtà a All Star Grand Kingdom 2024, dove non riesce a detronizzare Saori Anou ai tempi Wonder of Stardom Champion. I mesi passano e invece di fermarsi Anan continua a crescere. Le star si evolvono, cambiano, perdono mostri sacri, affrontano nuove sfide e Anan è sempre lì, sempre più centrale, sempre più importante. Non ha bisogno di dichiararsi leader, lo diventa, con le prestazioni, con la costanza, con quella sensazione sempre più forte che, quando è nel ring, qualcosa di buono succederà. E mentre lei cresce, da un'altra parte nasce qualcosa di completamente diverso, Konami. Il suo ritorno in pianta stabile non è accompagnato da spettacolo, da grandi annunci. Non ne ha bisogno. Perché Konami è il tipo di wrestler che parla con il corpo, con le prese, con il controllo assoluto del ritmo del match. Al suo ritorno Konami viene accolta da Gozai e insieme a Shuri riesce anche a vincere i Goddess of Stardom Titles, ma Konami non cerca l'applauso, cerca il dominio e sa che l'unico modo per prenderselo è vendere l'anima all'oscurità, alle tenebre. Ed è qua che entra in gioco Hate, e con Hate tutto prende una direzione precisa, perché Hate non è solo una stable, è un'ideologia, è l'idea che il wrestling non sia spettacolo ma sopraffazione, non emozione, ma controllo. E Konami si inserisce perfettamente in questo sistema. Il suo stile tecnico, fatto di sottomissioni e precisione chirurgica, diventa l'arma perfetta per portare avanti questa visione. Non ha bisogno di colpire più forte, le basta colpire nel punto giusto. Grazie a Hate, Konami scopre una nuova versione di sé, più cinica, più concreta, più cattiva. Una Konami che è disposta a tutto pur di arrivare all'obiettivo prefissato. Con questa nuova determinazione, infatti, la porta a vincere, un po' a sorpresa, la White Belt contro SLK a Crimson Nightmare il 3 novembre 2025. E mentre Konami continua il suo regno difendendo il titolo contro avversari di tutto rispetto, come ad esempio Amisorei,
consolidando ulteriormente il suo regno, Hanan continua a crescere. E poi arriva marzo 2026 e qui Hanan fa qualcosa che non lascia più spazio a dubbi. Vince di nuovo il Cinderella Tournament. Non una volta, due volte, 2024 e 2026. E questa volta non è una sorpresa, è una conferma, è la prova definitiva che quella crescita non era temporanea, non era casuale, era destinata a succedere quando solleva di nuovo quel trofeo, la scarpetta di cristallo. Il messaggio è chiaro, Hanan non sta inseguendo il futuro, lo sta costruendo. E con questa vittoria arriva il momento più importante, la scelta, quel momento in cui la vincitrice del Cinderella Tournament deve decidere chi sfidare. È quel momento che definisce tutto, che trasforma una vittoria in una direzione. E Hanan non esita, sceglie Konami, sceglie la white belt, sceglie quella cintura che le era sfuggita di un soffio un paio d'anni fa. Ma la risposta di Konami non arriva con le parole, arriva con un gesto durante la cerimonia di incoronazione. Nel momento più simbolico, più importante, più carico di significato. Konami interviene e spruzza lo spray nero in faccia a Hanan. È un attacco sì, ma è molto di più. È una dichiarazione, è Konami che prende il sogno di Hanan e lo contamina, che prende quel momento perfetto e lo trasforma in qualcosa di sporco, disturbante, incompleto. È come se volesse dire: questo non è il tuo momento e non lo sarà mai. Ma Konami non si accontenta, no, perché pochi giorni dopo, durante la press conference del 12 aprile, succede di nuovo. Stesso bersaglio, stessa intenzione, ma questa volta lo spray è bianco. E qui la rivalità raggiunge un livello diverso, perché non è più solo un attacco fisico, è un gioco mentale. Nero prima, bianco poi, due colori opposti, due immagini che si sovrappongono, due momenti che dovrebbero rappresentare crescita e celebrazione, trasformati entrambi in umiliazione. Konami non sta solo cercando di battere Hanan, sta cercando di romperla. Sta cercando di entrare nella sua testa, di sporcare ogni passo del suo percorso, di farle perdere quella sicurezza che l'ha portata fino a qui. E allora la domanda diventa inevitabile. Hanan è pronta? Pronta a reggere tutto questo? Pronta a entrare in un match contro una wrestler che non ti affronta per dimostrare qualcosa, ma per toglierti tutto? Pronta a sopravvivere a uno stile che non lascia spazio all'errore, che punisce ogni minimo sbaglio, che trasforma ogni secondo in una trappola? Perché Konami non combatte per vincere e basta, Konami combatte per controllare. E quando ti riesci a controllare, non hai scampo. Mana non è più quella di 2 anni fa. Ha perso, ha vinto, è cresciuta, ha guidato, ha dimostrato di poter reggere la pressione, ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento e soprattutto ha dimostrato di non tirarsi mai indietro. E ora è qui, nel momento più importante, nonostante le minacce di Konami, nonostante tutto, sul palcoscenico più grande, il 26 aprile, All Star Grand Kingdom. Quando salirà su quel ring, non porterà solo se stessa, porterà tutto il suo percorso, porterà le stars, porterà il significato di quella doppia vittoria, porterà ogni momento che l'ha portata fino a qui. E quando Konami invece salirà su quel ring, porterà il dominio, porterà hate, porterà quella calma glaciale che la rende così pericolosa, porterà la sicurezza di chi sa esattamente cosa deve fare per vincere. E lì, in quel momento, non ci saranno più distrazioni, non ci saranno più giochi mentali, non ci saranno più spray, solo wrestling, solo tecnica contro resistenza, solo controllo contro crescita, solo Konami contro Hanan. E una sola domanda che rimarrà sospesa fino all'ultimo secondo. Quella che conta davvero, quella che decide tutto. Chi vincerà? La risposta questa volta
non ha bisogno di troppi giri di parole, Anan deve vincere. Non perché è la più forte, non perché Konami sia inferiore, anzi. Proprio perché Konami è tutto quello che abbiamo visto finora. Controllo, esperienza, dominio assoluto. Proprio perché è una campionessa capace di annullarti, di spezzarti, di portarti nel suo mondo e non lasciarti più uscire. Ma è proprio per questo che Anan deve vincere, perché questa non è solo una sfida per un titolo, è la fine di un percorso iniziato anni fa. È la risposta a tutte le volte in cui è stata vista come quella che deve ancora crescere. È la prova definitiva che quella crescita è finita e che adesso è il suo momento. Anan ha vinto il Cinderella Tournament nel 2024, è cresciuta, ha guidato, ha resistito e poi lo ha vinto di nuovo nel 2026. Non per caso, non per sorpresa, ma perché era destinata ad arrivare qui. E quando ha avuto la possibilità di scegliere, non ha scelto la strada più facile, ha scelto Konami, ha scelto una delle campionesse più pericolose nella storia della Stardom. Ha scelto il rischio e da quel momento ha accettato tutto. L'umiliazione, lo spray nero in faccia in uno dei momenti più importanti della sua carriera, lo spray bianco, pochi giorni dopo, davanti a tutti, ancora una volta. Ogni tentativo di spezzarla, di sporcare il suo percorso, di farle perdere sicurezza e non ha mai fatto un passo indietro. E allora ditemi, se non vince qui, quando? Se non vince dopo tutto questo, che senso ha avuto questo viaggio? Perché storie così non esistono per essere incomplete, non esistono per fermarsi a un passo dal traguardo. Esistono per arrivare fino in fondo. E Anan è arrivata fino in fondo. All Star Grand Kingdom non è solo il palcoscenico più grande, è il momento perfetto. Il momento in cui il futuro diventa presente, il momento in cui tutto trova un senso. E questa volta quel senso ha un solo nome: Anan. Il mio pronostico è chiaro: Anan vincerà il Wonder of Stardom Championship, non perché può farlo, ma perché deve farlo. Perché questa volta non è solo una vittoria, è una consacrazione, è la chiusura di un percorso, è l'inizio di una nuova era. Il 26 aprile quella nuova era comincia con lei. Ora però, parola a voi. Scrivete il vostro pronostico qua sotto nei commenti. Prima di salutarvi, volevo però prendermi 2 minuti per ringraziarvi. Come avrete già sicuramente notato, il canale ha superato la soglia dei 1000 iscritti. Un risultato direi fenomenale, un risultato che non mi sarei mai aspettato di raggiungere, sinceramente. Eppure eccoci qua. Ma se tutto ciò è stato possibile, beh, è solo grazie a voi che avete creduto in me e nel mio progetto e mi avete permesso di portare un po' di Stardom dentro le vostre case. Quindi grazie. Grazie di cuore a tutti voi. Alla prossima. Bye bye!